Ciao a tutti! Oggi cominciamo a parlare di verbi in italiano. Ovviamente, come in tutte le altre lingue, non potete parlare se non sapete coniugare i verbi. Allora, oggi cominciamo a parlare di modo indicativo, quindi quello più comune, più frequente nella lingua italiana, usato per indicare un fatto, un'azione, un'idea reali, certi, oggettivi. Il primo tempo che andremo a studiare è chiaramente il tempo presente. Allora, prima di tutto ho deciso di farvi conoscere il presente indicativo dei verbi essere e avere, che sono i verbi principali, quindi i primi da studiare, quindi da conoscere, quando si sta imparando una nuova lingua. Come sarà il verbo essere? Io sono, tu sei, lui, lei è. Noi siamo, voi siete, loro sono. Come vedete, il verbo essere, la terza persona singolare, ha un accento per non confonderlo con la congiunzione è. Marco è un architetto bravissimo. Avere. Io ho, tu hai, lui, lei ha. Noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Fate attenzione alle H. Carlo ha 35 anni. Per sapere quando dovete usare essere e quando avere, da soli o come ausiliari, vedete il nostro video. Continuiamo invece a parlare di presente indicativo e vediamo tutti gli altri verbi. Dovete sapere che in italiano ci sono 3 gruppi di verbi in base a come termina l'infinito. Può terminare in are, primo gruppo, in ere, secondo gruppo, o in ire, terzo gruppo. Per formare il presente basterà togliere queste desinenze e aggiungere quelle del presente indicativo, appunto, che però saranno diverse per are, per ere e per ire. Partiamo dall'inizio e quindi dai verbi che finiscono in are. Queste saranno le desinenze. Come vedete, cantare è un esempio. Allora, cosa succede? Basta togliere la desinenza dell'infinito e aggiungere queste. Io canto, tu canti, lui, lei canta, noi cantiamo, voi cantate, loro cantano. Per esempio, ogni anno molti cantanti famosi cantano a Sanremo. Questo chiaramente è quello che succede sempre per i verbi regolari. Però dovete sapere come in tutte le lingue anche i verbi italiani hanno alcuni irregolari. Per esempio, quelli in are irregolari più frequenti sono questi. Andare, come vedete, qui cambia, diventa io vado, cambia proprio la radice. Tu vai, lui, lei va. Mentre noi e voi, che di solito sono sempre più regolari, mantengono la radice dell'infinito. Noi andiamo, voi andate. Loro, di nuovo, la cambia. Loro vanno. Anche fare, come vedete, diventerà io faccio, tu fai, lui, lei fa. Noi facciamo, voi fate, loro fanno. Questo è completamente irregolare. E così anche dare. Io do, tu dai, lui, lei dà. Attenzione all'accento per non confonderlo con la preposizione. Noi diamo,
voi date, loro danno. Questi vanno un po' imparati così come sono e vanno accettati per la loro irregolarità. Per esempio, Luisa dà sempre una mano ai suoi genitori in negozio. Secondo gruppo, i verbi che terminano in ere. Queste sono le desinenze da aggiungere alla radice, quindi basta togliere ere all'infinito e aggiungerle. Per esempio, per scrivere, io scrivo, tu scrivi, lui, lei scrive, noi scriviamo, voi scrivete, loro scrivono. Per esempio, Matteo scrive sempre delle poesie. Questo per i verbi regolari, ma anche quelli in ere hanno alcune eccezioni, come per esempio tenere o rimanere, che come vedete ad alcune persone cambiano. Tenere, per esempio, diventerà io tengo. Come vedete compare una G. Tu tieni, compare una I. Lui, lei tiene, stessa cosa. Noi teniamo, regolare. Voi tenete, loro tengono, ritorna la G. Rimanere, più o meno simile. Io rimango, compare la G. Tu rimani, qui la I era già presente. Lui, lei rimane. Noi rimaniamo. Voi rimanete, ma loro rimangono. Di nuovo la G. Per esempio, quando fa freddo, rimango sempre a casa. E, vedete, per bere succede lo stesso. Io bevo, compare una V. Tu bevi, lui, lei beve, noi beviamo, voi bevete, loro bevono. In pratica, la radice è la stessa per tutte le persone, ma diversa rispetto a quella dell'infinito. Cosa succede per i verbi che finiscono in ire? Due possibilità, cioè due possibili gruppi di desinenze. Queste per i verbi come partire, queste, dove notate il gruppo isc, per i verbi come finire. Quindi partire avremo appunto la radice più queste desinenze. Io parto, tu parti, lui, lei parte, noi partiamo, voi partite, loro partono. Finire invece, io finisco, tu finisci, lui, lei finisce, noi finiamo, voi finite, loro finiscono. Vi starete chiedendo, ma come facciamo a sapere se un verbo è come partire o come finire? Purtroppo non esiste una vera e propria regola. Vi consiglio sempre di impararne il più possibile. Esiste però una tendenza, quindi qualcosa che si rivela nella maggior parte dei casi sempre giusta. Ma non dimenticate che ci sono delle eccezioni, perché appunto è una tendenza, non una regola assoluta. Allora, qual è questa tendenza, questo trucchetto? Potete prendere il verbo all'infinito e, a partire dall'ultima lettera, contare fino a 5 e guardare la lettera su cui vi fermate. Se tale lettera è una consonante, allora il verbo seguirà le desinenze di partire. Se la lettera dove vi fermate è una vocale, allora il verbo tenderà a seguire le desinenze di finire.
Per esempio, dormire. Ultima lettera, 1, 2, 3, 4, 5. Consonante. Come partire? Quindi io dormo. Stessa cosa qui. Riempire. 1, 2, 3, 4, 5. Consonante. Io riempio. Sparire. 1, 2, 3, 4, 5. Vocale. Quindi come finire? Io sparisco con isk. Preferire. 1, 2, 3, 4, 5. Vocale. Io preferisco. Anche i verbi nire hanno delle eccezioni, quindi dei verbi irregolari. Per esempio uscire, io esco, come vedete la radice cambia. Tu esci, lei esce, ma noi usciamo, torna quindi a prendere questa radice. Voi uscite, loro escono. Loro segue sempre le prime tre persone singolari. Venire, io vengo, compare una G. Tu vieni, compare invece una I. Lui, lei viene, ma noi veniamo, quindi come l'infinito. Voi venite, loro vengono. Per esempio, vengono sempre molti turisti in estate. E morire, come vedete, cambia di radice, quindi io muoio, tu muori, lui, lei muore, noi moriamo, voi morite. Ripeto, queste due sono sempre un po' più regolari. Loro muoiono. Dire, io dico, come vedete, si prende una C. Tu dici, lui, lei dice, noi diciamo, ma voi dite. Fate molta attenzione. Loro dicono. E infine vediamo cosa succede con i verbi modali in italiano, che sono dovere, potere, volere e sapere. Dovete sapere che questi vanno imparati così come sono. E mi raccomando, fatelo perché sono molto importanti nella comunicazione. Io devo, tu devi, lui, lei deve. Noi dobbiamo, compaiono due B. Voi dovete, loro devono. Io posso, tu puoi, lui, lei può. Questi, come vedete, sono molto irregolari. Noi possiamo, voi potete, loro possono. Io voglio, tu vuoi, lui, lei vuole. Noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. Io so, tu sai, lui, lei sa. Noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Ecco qui alcuni esempi. Volete la pasta o la pizza? Chi finisce i compiti può giocare nel giardino. A Natale dobbiamo essere più buoni. Nessuno sa cosa fare. Benissimo, adesso avete imparato a formare i verbi in italiano al presente indicativo. Sapete però come usarli? Se la risposta è no, date un'occhiata al nostro video, non ve ne pentirete. Allora, per oggi la nostra lezione finisce qui. Però, se volete la spiegazione scritta e tutti gli esercizi su questo argomento, andate sul nostro sito www.lerniamo.com. Troverete il link diretto nella descrizione.
Inoltre, per qualsiasi dubbio o richieste per nuovi video, mandateci una mail a info@lernamo.com. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Inoltre, continuate a seguirci anche su Facebook, Instagram e Twitter per tante novità. And guys, if you think your Italian isn't so good, you can even send us an email or a message in English and Spanish or German or French. We will answer in no time. Cosa aspettate? Ciao!